Il pubblico ministero presenta il suo rapporto annuale in cui esorta gli altri procuratori spagnoli a valutare la portata dell'accusa ai rappresentanti delle istituzioni religiose. La Procura Generale dello Stato solleva la necessità di indagare a fondo sulle responsabilità della Chiesa Cattolica nei casi di pedofilia commessi dai membri delle istituzioni e di valutare l'estensione dell'accusa ai possibili comportamenti di insabbiamento da parte di rappresentanti di religioni che avrebbero potuto essere eseguite prima della denuncia, a cui potrebbero derivare le responsabilità sia penali che civili. L'azione della Procura Generale sulla questione degli abusi nella Chiesa è iniziata nel gennaio dello scorso anno. Nel dicembre del 2021 El País ha consegnato al Vaticano e al Presidente della Conferenza Episcopale Spagnola un dossier con 251 casi di pedofilia, che ha costretto l'istituzione ad affrontare un'indagine interna all'inizio del 2002. L'inchiesta di questo giornale ha confermato che la Chiesa continua a mettere a tacere i casi di abuso di cui era a conoscenza e che il problema è l'opacità e l'inerzia. Pertanto, il 31 gennaio dello stesso anno, la Procura della Repubblica chiese alle procure superiori di tutta Spagna di trasmettere tutti i procedimenti penali entro un termine di 10 giorni. Denunce in corso di trattamento in materia di violenza sessuale e abuso su minori all'interno delle congregazioni, scuole o qualsiasi altra istituzione religiosa. Il conteggio ammonta a 68 procedimenti aperti, anche se non è specificato quale abbia interessato la Chiesa Cattolica e quale abbia interessato altri enti, come Chiesa Evangelica o Testimoni di Geova. Un totale comunque di 167 casi negli ultimi anni. In assenza di un database ufficiale, El País ha contato 1021 accusati di abusi all'interno della Chiesa e 2190 vittime. La Conferenza Episcopale Spagnola attende tra qualche settimana che lo studio legale Cremand en Calvo Sotelo consegni la verifica sugli abusi all'interno della Chiesa commissionata nel febbraio dello scorso anno. Allo stesso tempo, il garante, su incarico del Consiglio dei Deputati, sta portando avanti un'altra indagine sulla pedofilia ecclesiale che si concluderà con la consegna dei risultati alla Camera. Situazione paradossalmente simile a quella italiana, dove però, in questo caso, è la giustizia a favorire non indagando sul clero. Come in Spagna, El País, lo scorso 15 aprile anche la Rete d'Abuso ha comunicato ai fini preventivi alla Procura Generale della Repubblica l'esistenza di ben 418 casi di sacerdoti potenzialmente pedofili. Ma a differenza della Spagna, l'Italia ha omesso persino di acquisire i nominativi. A seguito di questo, lo Stato italiano è stato deferito per inadempienza per la seconda volta al Comitato per la tutela dell'infanzia delle Nazioni Unite e anche al Parlamento europeo, dove i rispettivi fascicoli sono attualmente aperti. Il pubblico ministero ha chiesto 18 anni di carcere per 2 ex dipendenti dell'Istituto per bambini sordi e ipoudenti Antonio Provolo, con sede in una cittadina argentina, accusati di aver facilitato l'abuso sessuale su minori. In quello che è il terzo processo che prova a far luce su atti criminali commessi nella scuola per bambini con disabilità uditive, il procuratore di Mendoza, Alejandro Iturbe, ha chiesto a fine agosto che 2 imputati, l'ex rappresentante legale Graziella Pasquale e la suora Asunción Martinez, siano condannati rispettivamente a 18 anni di carcere e 10 anni di carcere. Lo scorso maggio di quest'anno il procuratore aveva già chiesto ai giudici della Corte di condannare la suora giapponese Kumiko Kosaka a 25 anni di carcere per abuso sessuale aggravato e corruzione di minori. Per tutti e 3 gli imputati è stata chiesta l'interdizione dagli incarichi educativi e abitativi in cui siano coinvolti minorenni per almeno 10 anni. Le accuse si riferiscono alle denunce di 10 ex studenti della scuola vittime di abusi sessuali per un periodo di 12 anni. Già nel novembre del 2019, nel corso di un altro processo, 2 preti cattolici sono stati condannati a più di 40 anni di carcere ciascuno per aver abusato sessualmente alcuni bambini sordomuti. Si tratta del
del sacerdote italiano Nicola Corradi, condannato a 42 anni di prigione, e di quello argentino Horacio Corbacio, condannato a 45 anni di carcere, mentre il giardiniere del Provolo Armando Gomez è stato condannato a 18 anni per abusi sessuali. In questo nuovo processo sia Pasquale che Martinez sono accusati di avere partecipato direttamente agli abusi, violando il dovere di diligenza nei confronti delle vittime. Durante quest'ultimo processo, iniziato il 3 maggio del 2021, si sono svolte più di 300 udienze ed sono state ascoltate più di 100 persone. Il sacerdote Gorbacio, riconosciuto colpevole di abuso carnale aggravato, è considerato il principale imputato a causa del suo status gerarchico nell'istituto, che gli avrebbe permesso, approfittando della sua convivenza con minorenni e del dovere di diligenza, di abusare dei ragazzi. Attualmente sta scontando la sua pena, mentre il sacerdote italiano Corradi, condannato a 42 anni, è morto in carcere il 14 luglio del 2021, 2 anni dopo essere stato riconosciuto colpevole di 28 atti di abuso commessi fra il 2005 e il 2016 e più di 11 di violenza sessuale e tortura. Per la condanna di Gomez, il giardiniere del Provolo, condannato a soli 18 anni, ha pesato la sua diagnosi di ipoacusia e il suo analfabetismo, che hanno portato i giudici a concludere che ciò lo avrebbe reso facilmente influenzabile. Il quarto imputato in quel processo era il cherichetto Georges Bourdon, che accettò il patteggiamento dopo aver riconosciuto la sua complicità e il suo coinvolgimento in 11 casi di abuso sessuale. È stato condannato a 10 anni di carcere dopo che è stato raggiunto un accordo fra avvocati difensori e pubblici ministeri. Dal 1950 ad oggi ci sono stati più di 1000 casi di abuso sessuale nella Chiesa cattolica in Svizzera, come documenta uno studio senza precedenti del Dipartimento di Storia dell'Università di Zurigo. Si ritiene che questa sia solo la punta dell'iceberg, poiché la maggior parte dei casi non è stata denunciata e i documenti sono stati distrutti. Lo studio, presentato il 12 settembre, costituisce la prima fase di una ricerca commissionata da 3 organismi cattolici, tra cui la Conferenza dei Vescovi Svizzeri. Questo progetto pilota ha coinvolto tutte le diocesi, le strutture di diritto ecclesiastico pubblico e le comunità religiose del paese. Per la prima volta, inoltre, i ricercatori hanno avuto accesso a quasi tutti gli archivi ecclesiastici. I dati parlano di 1200 casi di abuso sessuale. Le vittime sono almeno 921, di cui il 74% minorenni, il 14% adulti e il 12% sono persone di età sconosciuta. I responsabili delle violenze sono 510, quasi tutti maschi. La stragrande maggioranza degli abusi è stata commessa nel contesto della pastorale. Ciò avveniva soprattutto in situazioni di confessione, di servizio come chierichetti, di insegnamento religioso o anche di attività con gruppi di bambini o adolescenti. Il secondo ambito interessato dagli abusi sessuali è quello della formazione dell'assistenza sociale. Pertanto circa il 30% dei casi ha avuto luogo in case, scuole, collegi cattolici o altri istituti ecclesiastici. Gli ordini religiosi e le nuove comunità costituiscono la terza area con meno del 2% dei casi documentati. Inoltre gli storici hanno potuto provare la distruzione di documenti in 2 diocesi e numerosi casi di insabbiamento. Le sanzioni per i responsabili degli abusi erano invece inesistenti o molto lievi. La Chiesa cattolica trasferiva abitualmente i chierici accusati, a volte anche all'estero, nel tentativo di evitare procedimenti penali civili e garantire la riassegnazione dei chierici. L'Università di Zurigo proseguirà e amplierà il suo lavoro dal 2024 alla fine del 2026 per stabilire la reale portata degli abusi, la responsabilità dello Stato nella collocazione dei minori e i legami specifici fra Chiesa cattolica e abusi. Due cause sono state intentate in Cile a giugno e ad agosto da 2 ex studenti, una donna e un uomo, contro i legionari di Cristo per insabbiamenti e abusi sessuali di potere e di coscienza avvenuti in 2 scuole della congregazione religiosa messicana, fondata dal prete pedofilo e tossicomane padre Marcial Maciel, storico amico di Papa Wojtyla.
Già dopo l'esplosione del primo caso, 32 ex consacrate di Regnum Christi, il movimento di apostolato dei legionari, hanno diffuso una lettera aperta pubblicata il 5 settembre dal quotidiano cileno La Tercera, in cui confermano il clima abusante della congregazione. Siamo state sottoposte a un ambiente in cui l'abuso di potere e di coscienza era comune e in cui le aggressioni sessuali descritte nella denuncia si sarebbero potute certamente verificare, affermano le ex consacrate che provengono da vari paesi dell'America Latina e si firmano con nome e cognome. Descrivendo un contesto favorevole agli abusi, definiscono le regole imposte dai legionari disumane e dannose e spiegano di averle rispettate perché convinte dai superiori che provenissero da Dio stesso. Non sarebbero dunque casi isolati quelli denunciati, ma sintomo di un sistema in cui, scrivono, il fondatore, sotto le spoglie di un leader carismatico, venerato e indiscutibile, era un noto pedofilo e tossicodipendente, che utilizzava identità multiple attraverso documenti falsi. E raccontano, a tutti i superiori si doveva venerazione, rinunciando al proprio giudizio come atto di totale abnegazione, come indicato negli statuti. Essi monitoravano la gestione del tempo dei membri, controllandone l'attività. Vigeva il divieto di condividere con altri i propri pensieri, dentro e fuori la comunità. Avere amici era considerato essere infedeli a Dio. Era vietato l'accesso alla stampa, ai media e alle pubblicazioni, ad eccezione di notizie selezionate. I documenti personali venivano conservati dai superiori. Speriamo che sia fatta giustizia, concludono le ex consacrate, nel rispetto della presunzione di innocenza e dei giusti processi, ma speriamo anche che il potere non corrompa la giustizia e che la verità, e solo la verità, venga alla luce. Dal 2002 i seminari dove i futuri preti si formano al sacerdozio sono sotto stretta sorveglianza dalla Santa Sede, sull'onda degli scandali che colpirono la diocesi di Boston in seguito al cosiddetto e ben noto caso Spotlight. Da tutte le più grandi inchieste indipendenti sulla diffusione della pedofilia nel clero è emerso che è in questi contesti chiusi che si verificano molte delle violenze compiute da sacerdoti o seminaristi adulti nei confronti dei seminaristi minori. L'Italia non fa eccezione. Basti citare il caso di Don Bertagna, aveva confesso di 37 abusi, di cui circa la metà compiuti quando era seminarista. Per farsi un'idea ancora più precisa del contesto di cui stiamo parlando, citiamo alcuni passaggi di un rapporto della Commissione indipendente sulla pedofilia disposta dalla Conferenza Episcopale americana nei primi anni 2000. Molti testimoni affermano che ai seminaristi è negato un normale sviluppo psicologico. Infatti alcuni, ordinati intorno ai 25 anni, hanno la maturità emozionale di un adolescente. La mancanza di uno sviluppo psicosessuale normale può aver impedito ad alcuni preti di raggiungere uno stato celibatario sano e si può spiegare come alcuni abbiano ricercato la compagnia, usano proprio questo termine, compagnia, di adolescenti. La Commissione è colpita dal gran numero di coloro che lo affermano e ritiene che questo fenomeno sia una causa dell'incidenza degli abusi sessuali nel clero. Diverse diocesi USA, non a caso, hanno chiuso i seminari minori. Era il 2004, ma come dicevamo il problema è tuttora irrisolto anche da noi. Già perché, sebbene sia la Santa Sede che l'Italia abbiano ratificato la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, aderendo quindi ai suoi articoli preliminari laddove si vieta il reclutamento di minori fuori dall'ambiente familiare per consentire che si formino una personalità completa in ogni suo aspetto, ancora oggi, come documenta la Conferenza Episcopale Italiana, nel nostro paese ci sono 73 seminari minori, vale a dire 50 in meno rispetto al 2007, ma ben 9 in più rispetto al 2010. In quell'anno il numero dei seminaristi minori, cioè di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, stando ai dati ufficiali della CEI, era pari a circa 3.000 unità. Cosa si aspetta a chiudere i seminari anche in Italia? Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 12, avete l'Abuso News. Vi auguriamo un buon weekend.
Papa Francesco, sono un bambino al quale la Chiesa ha cambiato il destino. Quel sacerdote già segnalato non lo avevate mai denunciato. Lo avete nascosto in continuo spostato e con voi complici così ha continuato. Già sapevate che un altro bambino, quel sacerdote, avrebbe cambiato il destino. La Chiesa Cattolica ad oggi non ha ancora attuato alcun provvedimento concreto per la tutela dei minori. Prima di affidare tuo figlio alle cure del clero, chiedi referenze sulla parrocchia e su coloro che si occuperanno di lui. I nodi stanno arrivando al pettine e non parleremo questa volta tanto di Chiesa. La Chiesa, diciamo, è una componente di questa problematica. Difendere i preti pedofili, infatti ci sono studi legali in Italia che ben tutti conosciamo, che hanno proprio investito su questo business. La denuncia si fa quando accade il reato e qui manca tutta la fase preventiva, cioè quello sforzo che la giustizia, lo Stato, dovrebbe fare al fine di non arrivare al reato. Allora, diciamo che un po' i nodi stanno arrivando al pettine e non parleremo questa volta tanto di Chiesa. La Chiesa, diciamo, è una componente di questa problematica, no? Quella che poi in realtà si è organizzata. In realtà la problematica che siamo andati a denunciare nei due testi rispettivamente all'Unione Europea e alle Nazioni Unite riguarda un sistema ben più ampio di fondo. La Chiesa, diciamo, ha un aggravante appunto per il fatto che è organizzata e anche per il numero, per il potenziale di vittime, no? Pari alla percentuale, diciamo, della popolazione pedofila, perché purtroppo, come abbiamo visto anche in Francia, i sacerdoti cattolici in Francia sono riusciti ad abusare in media a testa 72 bambini ed è una cifra davvero enorme, ecco. Ieri c'è stata una comunicazione da parte delle Nazioni Unite sul protocollo che abbiamo mandato, che adesso stiamo capendo, va reindirizzato a un altro protocollo, diciamo, comunque vabbè, verrà rinviato di nuovo oggi. Allora, in Italia abbiamo un fattore particolare, una controtendenza, ecco che forse è arrivato l'avvocato Mario Caligiuri, che poi introdurrà con me, ecco. Ok. Diciamo, abbiamo una controtendenza, no? Mentre è accaduto in tutto il mondo, ovunque, che gli avvocati abbiano scelto di fare delle class action, diciamo, vicino alle vittime, l'Italia, anche qua, sia per quelle del clero, sia per le altre, in realtà non c'è stato nulla del genere, no? Ha più stimolato in molte occasioni, qui parlo del clero, difendere i preti pedofili. Infatti ci sono studi legali in Italia che ben tutti conosciamo, che hanno proprio investito su questo business. Purtroppo il sistema italiano con Caligiuri, ecco, scusate,
non so perché non ammette automaticamente gli ospiti. Con Caligiuri ci siamo un po' guardati intorno e insomma il nodo è piuttosto semplice. Intanto non c'è diciamo un accesso alla giustizia in Italia. Perché dico questo? Intanto teniamo conto che l'accesso alla giustizia, quando lo si fa dopo aver subito un reato, no? Quindi in questo caso viene fatto dopo lo stupro. E in realtà non c'è un accesso perché ci sono una serie di problematiche veramente ostative, anche i fondi proprio che lo Stato non ha a disposizione per fare indagini, non ha la polizia, perché questo è un altro problema. Io mi trovo, ad esempio, nei tribunali piccoli, non fanno mai neanche una intercettazione perché poi c'è il problema di leggerle, sbobinarle e non hanno personale poi per farlo, no? Il problema è che, insomma, riduce le indagini veramente a molto. In più poi ci sono tutti i problemi della prescrizione. Sappiamo benissimo dagli studi accreditati che la vittima ha una maturazione, cioè spontanea, ovvero qualora non venga soccorsa da un adulto, quindi aiutata, stimolata a denunciare per tempo, ha una maturazione che va dai 20 ai 25 anni e anche di più. E come vedete è vero che Lanzarote ha raddoppiato i termini di prescrizione e tuttavia non sono sufficienti, perché se la maturazione è di 25 anni con il Lanzarote, quindi dal 2013 la prescrizione è di 20, vedete che abbiamo un buco di 5 anni, un buco che si va poi ad aggravare quando nello specifico nell'ambiente della Chiesa, siccome esistono questi sportelli diocesani, che succede? La vittima istintivamente si reca presso questi e purtroppo però accade che lì spesso e volentieri perde del tempo, perché poi il risultato, da quanto vediamo, al momento non c'è nessuno soddisfatto. Infatti poi le vittime purtroppo vanno agli sportelli, poi vengono a chiedere assistenza alla rete, assistenza legale, perché vogliono andare alla magistratura. Il problema è che poi quando ci arrivano qua, intanto hanno lasciato un sacco di informazioni sostanzialmente alla controparte, punto primo. E punto secondo, se non erano ancora prescritti, il più delle volte ce li ritroviamo prescritti. E questo è, diciamo, un problema. Ma c'è un problema, a mio avviso, a monte. Cioè, abbiamo detto che la denuncia si fa quando accade il reato. E qui manca tutta la fase preventiva, cioè quello sforzo che la giustizia, lo Stato, dovrebbe fare al fine di non arrivare al reato. Quindi abbiamo un'arma a doppio taglio, no? In questo caso. E purtroppo cosa succede? Che il sistema si inceppa, perché quando ci sono delle anomalie, diciamo, che non lasciano andare avanti il procedimento, quindi questo viene chiuso per prescrizione. Ad esempio, il procedimento su Zanardi viene chiuso per prescrizione. Chi ha abusato di Zanardi però non è che smette di abusare, questo noi sappiamo che è patologico, no? Che queste persone non smettono. E quindi che succede? È implicito che dovremmo aspettare un'altra vittima, invece qua lo Stato dovrebbe intervenire ugualmente con degli accertamenti, con delle indagini, al di là della prescrizione, cosa che invece diciamo tecnicamente ci sarebbe l'avvio di un procedimento d'ufficio. Praticamente questo non accade mai. Queste due situazioni vanno a creare ancora delle altre problematiche, che sono quelle che avrete visto nei testi, rivolgiamo sia all'ONU e in particolare all'Unione Europea, perché in realtà è l'Unione Europea che ha introdotto negli Stati membri la ratifica di Lanzarote con tutte le varie implicazioni, compreso il famoso certificato antipedofilia, che adesso poi vediamo le solite particolarità anche di quello, ma avrete già capito che se manca la denuncia, se c'è la denuncia ma la procura non procede perché è prescritta, capite che nel casellario il pedofilo non ci sarà. Infatti troviamo tantissimi casi, ancora uno recentissimo, non mi ricordo dove, in Lombardia mi pare, di un pedofilo che insegnava in un asilo e malgrado due
già precedenti segnalazioni, questo semplicemente si spostava di asilo in asilo, ma continuava a lavorare. E questo di nuovo è un altro problema, perché anche il certificato antipedofilia, che come sappiamo e come dico tutte le volte, purtroppo esclude tutto l'ambiente del volontariato e come ho articolato anche nei testi, insomma, questo crea un problema, perché in realtà chi non può produrre il certificato antipedofilia, cioè colui che è già pregiudicato, e non può andare in un ambiente normale a lavorare, quindi si infila, va a predare nell'ambiente del volontariato. Ci sono delle eccezioni, qua nel Savonese c'è Andrea Chiorelli, che saluto tra l'altro, lui può essere testimone di una situazione, adesso senza andare a indicare il paese. 2 o 3 anni fa ci siamo trovati, sono venute qui un gruppo di genitori lamentando che un pedofilo faceva il bidello nella loro scuola elementare con i loro figli, e tutti insomma stupiti del fatto che nessuno gli impedisse di farlo. E io sono andato a vedere un attimino il perché, e qui è di nuovo un'altra falla del certificato antipedofilia, perché il pedofilo non ha dovuto esibirlo per un motivo: non era assunto dalla scuola, ma era assunto da una cooperativa di servizi che dava il bidello in servizio alla scuola, no? Quindi diciamo la cooperativa di servizi per sua natura, essendo anche un rapporto di lavoro occasionale, non aveva l'obbligo neanche di chiederlo. Quindi in sostanza sì, sono intervenuti i carabinieri, è intervenuta la questura, ma nessuno ha potuto fare niente, perché in realtà questo per legge poteva stare lì in mezzo ai bambini in quella particolare situazione. Ecco, quindi diciamo la problematica a me pare, lo capiate, ecco, è parecchio ampia, no? Perché, ripeto, c'è una falla che è, secondo me, quella più inquietante, che è proprio quella della prevenzione. E anche quando poi ci sono appunto delle regole come questa, ripeto, del certificato, non sarà mai praticabile in Italia, è perché in realtà tantissima gente, proprio per l'ostacolo, no, delle procedure che non vanno avanti nel più delle condizioni, gente che rimarrà fuori da questo certificato. Io, se voi ragionate un attimo, un'altra cosa allarmante, esempio, abbiamo pochissimi dati in Italia anche sulla popolazione civile. Bene, ne abbiamo pochissimi perché mancano le denunce, tuttavia quelli che vengono mostrati sono tantissimi. Quindi vuol dire che anche nei dati ampi che ci dà Telefono Azzurro e chi per esso, in realtà non sono corretti quei dati, cioè molto probabilmente sono in enorme difetto, proprio perché il meccanismo, impedendone la denuncia, diciamo, ne impedisce poi anche il censimento in qualche modo. Quindi andrebbero introdotte appunto una cosa fondamentale, sicuramente è l'obbligo della denuncia per tutti i cittadini, come esiste in Francia. È un atto di civiltà. Se voi pensate, chi tutela il ragazzino sono gli adulti, se ha i genitori sono i genitori, e se non li ha sono gli adulti che ha vicino. Ma pensate anche qui quanto è ostativa questa lacuna, perché io che mi accorgo, naturalmente, cioè studiamo un attimo anche come avviene la pedofilia. L'insegnante pedofilo non è che stupra il bambino in classe lo adesca, poi ovviamente inventa una scusa, con la scusa lo incontra fuori dalla scuola, no? Questo è diciamo il meccanismo dell'adescamento. Quindi quando anche io che lavoro, che sono un collega esempio dell'insegnante, e mi accorgo di qualcosa che non va, non avrò mai una prova che sta stuprando il bambino, tutt'al più mi accorgerò che porta a casa dei bambini, che magari gli fa dei regali, non lo so, ecco, cose del genere. Il problema è che come fai a denunciare un sospetto del genere? Cioè come fai a fare prevenzione, perché questa è prevenzione, se poi in realtà se vai ai carabinieri a dire una cosa del genere, se fai il nome rischi ancora che questo
che il nominato, diciamo, ti controquereli, no? Perché poi nei fatti non hai le prove. Spesso poi l'indagine appunto non va neanche avanti, perché in realtà non puoi fare una querela, puoi fare tutt'al più un esposto, ma sono convinto che, come succede anche a noi, purtroppo puntualmente non vanno avanti, vanno avanti già fatica quando, diciamo, c'è la querela di parte, cioè quando è controfirmato dalla vittima, spesso e volentieri purtroppo viene fatto poco e niente, compreso il lato preventivo. Ecco, tutt'al più vengono appurate le circostanze, poi si archivia dicendo che è prescritto, ma non c'è anche lì la parte che dovrebbe esserci, che è quella che va un attimo a vedere, al di là della prescrizione, il querelato, no? Che magari non è punibile per quello specifico caso, però da dire che non sia pedofilo è un po' difficile per fare un accertamento. Ecco. E quindi, boh, niente, purtroppo anche qua l'avvocato Caligiuri, al quale poi adesso lascerò la parola, vi potrà comunque confermare che il dato anomalo, di nuovo, che è quello legale, no, dell'associazione, noi su 9 procedimenti che portiamo in un'aula di tribunale, 8, cioè 9, scusate, su 10 procedimenti, pardon, 8-9 vengono archiviati puntualmente, no? C'è da fare festa quando ne passa uno, e capite che questo già di suo fa capire che non c'è un vero accesso alla giustizia. C'è un accesso alla giustizia è quando 9 procedimenti procedono e uno, pazienza, no? C'è qualche anomalia e non lo fa andare avanti. Invece qua il mondo, diciamo, questo pezzo di mondo è totalmente alla rovescia. Cioè,